Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi vedremo come procedere per sostituire le pastiglie posteriori della nostra 500L. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire il cofano, mettere la prima e tirare il freno a mano. Adesso possiamo sollevare il cofano e andiamo ad aprire la vaschetta dell'olio dei freni in modo che possa sfogare l'olio poi quando torna indietro che arretriamo i pistoncini. Per sicurezza, essendo che la procedura verrà eseguita senza il freno a mano tirato, infatti dopo lo dovremo togliere, andiamo a prendere il fermo a ruota e posizioniamolo sul lato dove dobbiamo intervenire nella ruota anteriore. Per il lavoro ci servirà le chiavi a cricco, chiavi dinamometriche, bussolotti da 13, chiave da 17. Le pastiglie in questione sono delle Brembo P23150. E adesso possiamo procedere. Andiamo a togliere le mascherine copribulloni sia della ruota destra che della ruota sinistra posteriore e andiamo con la chiave a cricco ad allentare tutte le viti senza toglierle, solo allentarle sia dalla parte destra e sia dalla parte sinistra. Una volta allentate le viti entriamo nell'abitacolo e tiriamo via il freno a mano lasciandola prima. Adesso possiamo procedere a sollevare il veicolo nel montante inferiore, c'è il segno, andiamo a posizionare il crick e solleviamo il veicolo. Una volta sollevato, avendo una luce utile tra la ruota e il pavimento di circa 3-4 cm, andiamo a posizionare il cavalletto di sicurezza anche per evitare che ci cada addosso la macchina se facciamo qualcosa. In più scarichiamo leggermente il crick quasi ad appoggiare in modo che il colpo, se dovesse mai succedere qualcosa, non ci sia ma la macchina si appoggi. Adesso possiamo rimuovere tutti i bulloni dalla ruota dal lato in cui iniziamo. Rimossa la ruota iniziamo ad operare sulla pinza del freno. Per svitare la pinza ci servirà una chiave a forchetta da 17 e una chiave a forchetta da 13. Andiamo a bloccare in questo punto con la 17 e con la 13 andiamo a svitare il bullone M8 che tiene la pinza superiore. Una volta svitato procediamo a svitare quello sotto, andiamo sempre a bloccare con la chiave da 17 nel punto indicato e con la 13 svitiamo l'altro bulloncino da 8. Adesso con l'aiuto di un cacciavite a taglio andiamo a far leva verso l'esterno nella parte superiore in modo da sfilare la pinza dal portapinza. Posizioniamo la pinza in modo che non ci dia fastidio e sempre col cacciavite a taglio ci aiutiamo a togliere le pastiglie vecchie, prima l'esterna e poi l'interna o viceversa, non è importante, l'importante è toglierle. Una volta tolte, la prima cosa da fare prima di continuare è verificare i ricambi che abbiamo preso che siano uguali e siano compatibili. Fatto ciò, se l'esito è positivo, andiamo a togliere le graffette facendo leva all'insù per quelle sotto e all'ingiù per quelle sopra, in modo da togliere quelle vecchie, e poi con la spazzola di ferro e sgrassatore procediamo alla pulizia del mozzo del lato portapinza dove c'erano le graffette che fanno scorrere le pastiglie. Diamo una pulita con lo sgrassatore. Adesso con l'aiuto del cacciavite andiamo a pulire la pinza dove c'è il pistone tirando via tutta la polvere di ferodo incrostata e puliamo anche bene le battute dei pistoncini che abbiamo svitato prima. Adesso per arretrare il pistoncino con l'adattatore numero 6 e l'attrezzo arretra pistoncini col filetto destro. Andiamo a montare l'attrezzo. La flangia 6 ha dei perni che vanno inseriti in questi due punti sul pistone
E in questo caso il pistone posteriore non basta solo spingerlo indietro, ma mentre viene spinto ha bisogno anche di essere avvitato, perché è il fermo del freno a mano. Mettiamo contro il contrasto e iniziamo ad avvitare in modo da arretrare il pistoncino. Lo arretriamo tutto e una volta che è tutto arretrato andiamo a svitare l'attrezzo per arretrare il pistoncino e lo togliamo via. Diamo ancora una pulita al parapolvere e alla guarnizione del pistoncino e adesso procediamo all'installazione delle nuove pastiglie dei freni. Liberiamo il portapinza. Nel kit ci sono i nuovi gancetti per far scorrere la pinza e andiamo ad incastrarli facendo leva all'ingiù nei punti indicati. Andiamo a incastrare quello sotto, quello sopra, sempre facendo leva nei punti andiamo a incastrarlo. Controlliamo che il disco giri senza creare attriti vari sui gancetti che abbiamo messo. Adesso diamo una sbavata sulle pastiglie giusto per non avere lo spigolo vivo che tocca sul disco e andiamo a posizionare le pastiglie. Il segnalatore acustico va nella parte interna in basso, verso il basso. Una volta messa a pacchetto possiamo andare a rimontare la pinza. Dentro al kit delle pastiglie ci sono 4 dadi, e questi dadi da M8 con durezza 10.9. La parte blu è un frenafiletti e andiamo ad avvitarle con la chiave da 17 e da 13 e andiamo a metterle contro, senza stringerle, però andiamo solo a portare contro i bulloni. Una volta messi contro, con la tabella che ci indica il corretto serraggio, gli M8 10.9 vanno serrati a 35-36 Nm. Con la chiave dinamometrica e il bussolotto da 13 andiamo a tenere il dado da 17 e con la chiave dinamometrica andiamo a chiudere con la corretta forza. Finito questa operazione controlliamo che sia tutto ok, che non ci siano perdite d'olio sull'impianto idraulico. Fatto ciò possiamo procedere a rimontare la ruota. Dunque mettiamo sulla ruota, inseriamo i bulloni da M12, anche questi vi ricordo che sono sempre 10.9 di durezza. Andiamo a inserire tutti i bulloni da M12 e li portiamo contro. Poi con la chiave a cricco diamo un colpetto a serrare senza stringere, anche perché la ruota si muove, perché il freno a mano non è tirato. Li mettiamo tutti contro, tiriamo via il fermo sulla ruota anteriore, rimuoviamo il cavalletto di sicurezza, abbassiamo il veicolo. Adesso gli M12 10.9 di durezza, la tabella ci indica che vanno serrati a 116 Nm, perciò con la chiave di manometrica andiamo ad impostare 116 Nm e andiamo a serrare tutti e 5 i bulloni. Una volta serrati procederemo con la stessa identica procedura sulla ruota opposta per andare a cambiare le altre pastiglie.
cambiate anche quelle, che andiamo in macchina ed effettuiamo a macchina spenta le 4-5 pompate sul pedale del freno finché il pedale diventerà duro. Dopodiché accendiamo la macchina e andiamo ad effettuare altre 5-6 pompate sul pedale del freno e anche a tirare 4-5 volte il freno a mano. Fatto ciò, scendiamo dal veicolo, spegniamo il veicolo, andiamo dentro al cofano e andiamo a chiudere il tappo dell'olio, della vaschetta dell'olio dei freni. Mentre ci sono, riempio anche la vaschetta, in questo caso ho riempito anche la vaschetta dei tergicristalli con questo imbuto di silicone pieghevole che ho comprato su AliExpress, che trovo molto comodo. Ve lo lascio poi linkato qua in descrizione se vi interessa. Possiamo chiudere il cofano, entriamo in macchina e adesso procediamo a effettuare dei piccoli avanzamenti in avanti e indietro e a frenare con il pedale del freno. Mi raccomando, anche qua facciamo delle piccole frenate perché le pastiglie sono nuove e ci vorrà 50-60 km prima di avere la frenata corretta. Proviamo anche il freno a mano, perciò avanziamo e freniamo solo col freno a mano, controlliamo che sia tutto ok, che la macchina si arresti, facciamo 2-3 prove. Fatto ciò abbiamo finito anche per questo video, è tutto, e grazie di avermi seguito e al prossimo video.